Ogni estate milioni di italiani affollano le spiagge, pagano per un lettino, pranzano al chiosco, partecipano a eventi organizzati sul litorale. Ma quanto è redditizio gestire un tratto di spiaggia pubblica in Italia? Dietro un'apparenza semplice e rilassata, gli stabilimenti balneari nascondono un modello economico molto redditizio e, spesso, agevolato da normative favorevoli. Oggi scopriamo come funziona davvero il business della spiaggia in Italia, tra concessioni pubbliche, investimenti privati e profitti da capogiro. Benvenuto su Come fanno soldi, il canale dove analizziamo i veri modelli di business dietro le aziende più famose e le attività che fanno parte della tua vita quotidiana. La quasi totalità degli stabilimenti balneari in Italia si trova su suolo demaniale, cioè pubblico. Chi li gestisce in realtà non è proprietario della spiaggia, ma ottiene una concessione, un'autorizzazione ad usare quel tratto di litorale per fini turistico-commerciali. Per decenni le concessioni balneari in Italia sono state rinnovate automaticamente, spesso senza gare pubbliche, permettendo a molte famiglie di gestire stabilimenti per generazioni. Questa pratica ha creato rendite di posizione su beni demaniali, con canoni spesso molto bassi rispetto al valore commerciale delle aree. Tuttavia, la direttiva europea del 2006, nota come direttiva Bolkestein, impone che le concessioni su risorse scarse come le spiagge siano assegnate tramite procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie, per evitare monopoli e favoritismi. In risposta, l'Italia ha introdotto proroghe legislative, l'ultima delle quali estende la validità delle concessioni fino al 30 settembre 2027, per consentire ai comuni di organizzare le gare. Questa proroga è stata contestata da alcune sentenze dei tribunali amministrativi, che la ritengono incompatibile con il diritto dell'Unione Europea. Ma la questione è ancora aperta. Il governo ha avviato una nuova mappatura delle coste con l'obiettivo di dimostrare che il bene spiaggia non è scarso e dunque non rientrerebbe nella direttiva Bolkestein. Nel frattempo, molti stabilimenti hanno effettuato investimenti significativi nel tempo, spesso senza la certezza della durata delle concessioni. Nonostante ciò, il sistema attuale ha permesso a numerose imprese di ottenere profitti elevati su suolo pubblico a basso costo. Il canone annuo pagato allo Stato per queste concessioni è infatti spesso irrisorio. Si parla di pochi euro al metro quadrato anche per aree molto redditizie. Esiste una misura minima del canone che evidenzia quanto sia contenuto l'onere per l'utilizzo di aree demaniali ad alto rendimento. A decorrere dal 1 gennaio 2025 è stata fissata a 3.204,53 euro, in ribasso rispetto ai 3.225,50 euro del 2024 e ai 3.377,50 euro del 2023. Il fatturato medio annuo varia moltissimo in base alla posizione, alla qualità dei servizi e alla durata della stagione. Uno stabilimento balneare di medie dimensioni può generare un fatturato annuo compreso tra i 100.000 e i 300.000 euro, mentre strutture più grandi o situate in località particolarmente ambite possono superare i 500.000 euro. I principali costi da considerare, oltre al già menzionato canone di concessione demaniale, sono personale stagionale, compensi per bagnini, baristi e addetti alla manutenzione e pulizia, spese per mantenere le strutture e le attrezzature in buone condizioni, utenze, costi per energia elettrica, acqua, gas, internet, forniture alimentari e bevande, acquisto di materie prime per il bar e il ristorante, tasse e imposte, tasse locali specifiche per l'attività balneare e imposte sul reddito. Assicurazione, costi per proteggere le strutture fisse e le attrezzature dello stabilimento come bar, ristoranti, cabine e impianti, oltre alla copertura per responsabilità civile verso clienti e terzi. Nonostante tutti questi costi, i margini possono essere elevati soprattutto per chi ha una clientela fidelizzata, offre servizi aggiuntivi e sfrutta bene il mese di agosto. Secondo alcune analisi, l'utile netto medio di uno stabilimento balneare può essere inferiore al 10% del fatturato, ma con una gestione efficiente può salire al 20% o fino al 40%. Per fare un esempio concreto, con un fatturato annuo di 200.000 euro, l'utile netto può variare dai 20.000 euro di una gestione base fino ai 40.000 o addirittura agli 80.000 euro nei casi di stabilimenti più efficienti e ben organizzati. La voce principale di incasso è senza alcun dubbio quella dei noleggi giornalieri e stagionali. Esempio, un ombrellone con 2 lettini in agosto può costare tra i 30 e i 50 euro al giorno in località turistiche, mentre un abbonamento stagionale da giugno a settembre può arrivare anche a 2.000 euro a postazione.
A fronte di un investimento iniziale in attrezzature che durano diversi anni, i costi marginali per ciascun cliente sono bassissimi. Ma uno stabilimento moderno non è solo lettini e mare, è una struttura turistica multifunzionale progettata per moltiplicare le occasioni di spesa del cliente. Alla classica gestione di bar e ristorante si affiancano attività a valore aggiunto quali parcheggio auto, noleggio di pedalò, canoe e SUP di campi da beach volley e beach tennis, affitto di cabine private, eventi serali con ingresso o consumazione obbligatoria, servizi wellness come massaggi, yoga o personal trainer. Tutte queste attività richiedono investimenti contenuti e allo stesso tempo permettono di aumentare i flussi di cassa. Un cliente che spende 30 euro per un ombrellone può facilmente arrivare a 70 o 80 euro se aggiunge pranzo, aperitivo o un'attività extra. Il segreto è far vivere l'intera giornata in stabilimento, non solo le ore di sole. Chi guadagna davvero con uno stabilimento balneare guadagna chi ha una posizione favorevole, mare pulito, facile accesso, vicinanza a strutture turistiche, costi fissi bassi, magari grazie a concessioni storiche, capacità imprenditoriali per diversificare l'offerta e sfruttare al massimo la stagione. Alcuni stabilimenti arrivano a utili netti superiori ai 200.000 euro in 3 mesi. In località esclusive come Forte dei Marmi o la Costa Smeralda, il valore commerciale di uno stabilimento può superare i 5 milioni di euro, nonostante si tratti tecnicamente di un'attività su suolo non di proprietà. Lo stabilimento balneare italiano è un esempio di business a bassa innovazione ma alta rendita. Si paga poco allo Stato per l'uso del suolo pubblico, ma si incassa molto grazie alla domanda turistica. I veri margini non stanno solo nell'affitto dell'ombrellone, ma nella capacità di vendere servizi, creare eventi e fidelizzare una clientela stagionale. In attesa di una riforma definitiva, chi ha una concessione ben posizionata ha in mano una macchina da soldi estiva e spesso ereditaria. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti a Come Fanno Soldi e nei commenti fammi sapere quale altro settore vuoi che analizziamo. Alla prossima!